Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Non ho una pistola in mano, ma ho un piccolo apparecchio. C'ho questo, lo vedete ora in funzione multimetro, ma è un apparecchio molto piccolino, touchscreen, che si può collegare anche al telefono, che quello che vedete come multimetro per esempio sull'apparecchio lo vedete anche sul vostro telefono. In più fa la funzione di oscilloscopio e fa anche la funzione di generatore. Sul telefono si vede solamente quello che fa come multimetro. È molto preciso, l'ho già provato e lo vedremo insieme, diciamo, nel video. Un apparecchio che uno lo può tenere in tasca e secondo me, diciamo, è valido. Ripeto, me l'hanno mandato da provarlo, io l'ho provato per voi. Come al solito, lo sapete, quando ci sono degli apparecchi da provare io ve li faccio vedere e poi sta a voi, diciamo, vedere se la cosa è per voi interessante o meno. Comunque continuate a vedere questo video e proviamo insieme quell'apparecchio. Guardiamo insieme cosa combiniamo io e voi. Come vi dicevo prima, mi hanno mandato questo multimetro oscilloscopio generatore di funzioni portatile, piccolissimo, da farci la recensione. Ora, io non sono molto bravo a fare, come si dice ora, l'unboxing, sicché lo apro e vi faccio vedere com'è dentro e poi si prova più che altro. Allora, viene praticamente mandato in questa scatolina molto robusta, lo mettiamo da una parte. Come accessori sono tutti dentro quest'altra scatolina. Abbiamo la sonda dell'oscilloscopio, ovviamente. Abbiamo il sensore di temperatura, perché fa anche da termometro. L'uscita, il cavetto di uscita per il generatore di funzioni. Un bel cavo di alimentazione, sembra di qualità comunque, e il cacciavetino per regolare la sonda. Poi sempre come accessori, vediamo se si vedono, sempre come accessori ci sono le sonde del multimetro che noi oggi non useremo perché faremo le prove, diciamo, con dei cavettini che ho. E comunque sono molto belline, morbide, le ho già guardate. C'è una chiavettina per montarle perché la punta, se si dovesse rovinare, è intercambiabile. Io direi di passare a vedere lo strumentino e poi passare alle misure di quello che ci serve. Lo strumento è questo, purtroppo come vedete lo schermo è molto lucido. Ci togliamo subito la plastica di protezione e poi abbiamo qua gli ingressi per il multimetro. Questo è il comune, questo è per misurare tensioni e le altre, diciamo, funzioni, e questa qui è solo per misurare la corrente. Da questa parte c'è l'interruttore di accensione e sopra abbiamo l'ingresso per la presa d'alimentazione, per ricaricarlo, c'è le batterie entro contenute, e poi abbiamo l'uscita per il generatore e l'altro ingresso dell'oscilloscopio. Dietro ancora c'è un supporto che si ruota e serve per tenere l'oscilloscopio o il multimetro, come lo vogliamo chiamare, a seconda di quello che ci serve, nella posizione voluta. Lo accendo, guardo se mi avvicino un pochino, e all'accensione possiamo scegliere se usare multimetro, oscilloscopio o, diciamo, i settaggi, che di solito si lasciano così perché, come vedete, abbiamo la lingua. Poi se si scende ancora abbiamo l'autospegnimento, che possiamo regolarlo come vogliamo. Abbiamo quando parte, se vogliamo che parta con la pagina del menu o che parta subito col generatore, con l'oscilloscopio o col multimetro.
Qui abbiamo l'illuminazione dello schermo, il contrasto, e poi qui ci sono altre uscite praticamente dell'USB, ci sono altre funzioni che in questo momento non ci interessa. Dovrebbe fare anche il Bluetooth, magari dopo guardiamo se riusciamo a provarlo. Torniamo al menu. Premendo questo tasto ovviamente si entra nella funzione multimetro, che è la prima che andremo a vedere. Poi qui abbiamo il generatore e qui la funzione dell'oscilloscopio. Come prima cosa andremo a vedere quanto è preciso come multimetro. E adesso concedetemi qualche secondo da dedicare a PCBWay, che è da sempre il mio fornitore di fiducia per quanto riguarda i circuiti stampati che uso nei miei progetti che vedete nei miei video. Come potete vedere anche l'imballo è molto curato e nel caso che i circuiti stampati siano molti le dividono a pacchettini in maniera che uno apre un pacchettino alla volta. Si possono avere di tutte le forme e con le forature che uno necessita. Questo circuito stampato, come vedete, ha delle scanalature che si devono adattare al supporto e anche queste è possibile realizzarle. PCBWay è in grado anche di realizzarvi lavorazioni a CNC o lavorazioni con la stampante 3D. Io non ho la stampante 3D e quando ho bisogno di qualcosa lo faccio fare a loro. E è per questo che vi consiglio fortemente PCBWay. Ho collegato lo strumento usato come voltmetro a un piccolo calibratore e l'ho messo in parallelo a questo multimetro a 7 cifre e mezzo. Ovviamente le cifre che dobbiamo considerare su questo multimetro sono le prime 1, 2, 3, 4, le prime 5 cifre, perché ovviamente il nostro multimetro in prova a quelle cifre lì, sicché tutto il resto diciamo non lo misura, e sicché dobbiamo prendere in considerazione quelle cifre lì. Ora stiamo misurando 3 volt e l'ultima cifra segna 3, e se vediamo anche nello strumento che è di tutt'altra qualità, ovviamente tutt'altra precisione, segna 3 e 0,3, sicché diciamo su questa portata è preciso. Andiamo a vedere un'altra portata, sempre in volt. Per accedere al multimetro ho premuto ovviamente il tasto multimetro, così va in automatico e poi le varie funzioni le possiamo spostare. Ora siamo ovviamente nella portata volt in continua. Lo strumento è andato da sé in automatico, ma possiamo variare noi volte in alternata e poi le altre funzioni, ampere, ohm e diciamo, come si dice, compagnia cantante. Un'altra cosina molto interessante è questo grafico che vedete qui al centro. Questo grafico indica in tempo reale se io ho delle variazioni di tensione e memorizza la tensione massima e la tensione minima a cui è sceso il circuito. Potrebbe essere comodo per provare un alimentatore, perché indica anche piccole variazioni. Come vedete io lo sposto, vedete come vado spostato di 10 mV e lui è salito e mi sta dicendo appunto che ora sono più alto di 10 mV. Se io lo sposto da 3 passo a 4 volt, lui ci dice che la tensione massima che abbiamo misurato è stata 4 volt, ora ovviamente sta segnando 4 volt perché sono su 4. Se l'alimentatore, mettiamo che è in prova, ritorna a 3 volt, io non c'ero, ero voltato, però lui mi dice c'è stato un incremento di tensione fino a 4 volt. E se io scendo a 2 volt, come vedete la tensione in basso segna 2 volt. Lo riporto a 3 volt, mettiamo che io mi sia distratto e lui però mi rimane memorizzato che ha segnato una tensione massima di 4 volt e una tensione minima di 2 volt. Anche questo
è diciamo una cosa piuttosto comoda da poter usare. Ora stiamo misurando una tensione di quasi 10 volt, 9,999 o 9,998, e se vediamo anche il multimetro di precisione mi sta segnando 9,999, sicché anche in questa portata è preciso. Passiamo ai 100 volt, ora è diventato rosso perché ci sta dicendo anche che è una tensione pericolosa, sono 99,98 volt e il misuratore di precisione mi dice che sono 99,99, sicché dice eccolo qua, 99,99, e anche il tester in prova mi va da 99,98 a 99,99, sicché diciamo che come precisione è molto preciso. Passiamo anche a misurare una tensione alternata. Per misurare una tensione alternata lo mettiamo sulla portata tensione alternata. E anche qui stiamo misurando una tensione alternata di quasi 1 volt e lo strumento ci dice anche la frequenza con cui diciamo sta lavorando, che è una frequenza di 397 Hz. Passiamo a misurare una tensione di quasi 10 volt, sono 9 volt e 998, sempre alla stessa frequenza di 396 Hz, e se vediamo lo strumento di sopra siamo perfettamente in linea, 9,995, 9,998. Se vediamo lo strumento di sopra 9,995, però l'ultima cifra dopo è quasi ora è un 7, e sicché giustamente il nostro multimetro arrotonda a 9,998. Stessa cosa, una tensione di 100 volt e 0,3, vedete diventa rosso, che ci dice che è una tensione pericolosa, e lo strumento di sopra praticamente segna 100 e 0,2 in pratica, perché ci sono tutte queste cifre qui di decimali che sono prossime al 9, e sicché anche qui la precisione è buona. Ma un'altra cosa di cui deve andare fiero questo strumento piccolino è questa: se io vado a misurare una tensione di 9 volt e 977, quasi 10 volt, come vedete siamo a una frequenza di quasi 4 kHz, sicché vuol dire che lui praticamente mi va a leggere quasi 4 kHz, e questo, ripeto, per chi lavora in bassa frequenza può andare bene, perché di solito si lavora con una sinusoide a 1000 Hz e vuol dire che lui la legge correttamente, anzi va oltre, sicché diciamo è una funzione che è molto comoda, che abbia una banda passante diciamo così ampia. E come vedete stessa cosa dà il misuratore diciamo di sopra. Se aumento come frequenza ovviamente non ce la fa, perché se gli vado a far misurare come multimetro 10 volt a 50 kHz, lui ovviamente non ce la fa più, perché 50 kHz non è nato per misurarli diciamo come voltmetro, e lo strumento di sopra ovviamente essendo di tutt'altra diciamo pasta le misura correttamente. Vi faccio vedere un'altra cosa interessante, sempre visto che lo stiamo usando come voltmetro, e poi passiamo alle misure di resistenza. La cosa interessante di questo apparecchio è che c'è un'applicazione che si scarica sul telefono e come vedete dà le stesse indicazioni diciamo del multimetro. Funziona per ora solo come multimetro, non mi sembra che funzioni come oscilloscopio, però come multimetro possiamo avere tutte le indicazioni sul multimetro. Questo può essere comodo per tante diciamo cose. Vedete, se io cambio tensione, anche il nostro telefono ci dà praticamente le stesse indicazioni che ci dà il multimetro, e dal telefono possiamo comandarlo, sicché è importante perché diciamo può fare
diverse applicazioni. Fra parentesi vedo che c'è un tasto col simbolo del floppy disk, probabilmente penso che possa fare anche la memorizzazione di quello che ci interessa. Possiamo dal telefono spostare tutti i parametri e le funzioni del multimetro. Ora stacco un attimino questi cavi, vediamo se io lo metto per esempio su home, il multimetro si posiziona su home, che possiamo comandare il multimetro dal nostro telefono e per alcune cose potrebbe, diciamo, fare comodo, oppure per far vedere le misure che stiamo prendendo, diciamo, un'altra persona in contemporanea a noi. Per misurare la portata ohmmetrica userò questa decade di resistenze che è, diciamo, abbastanza precisa. Come vedete ha una precisione, diciamo, inferiore all'1%, dello 0,1%, sicché è abbastanza precisa. Facciamo qualche misura. Ho impostato la decade su 200 ohm e infatti 200,19 ohm. Se consideriamo che c'è anche diciamo la resistività dei cavi eccetera eccetera, diciamo penso che ci siamo. Se aumento di 1 ohm sono 201 ohm e segna 201 ohm. Il resto praticamente fa parte dei contatti, ovviamente delle boccole diciamo, e della cavetteria. Stessa cosa se vado a 205 ohm segna 205 ohm. Vediamo un po' nella portata 1 kΩ e anche qui 1 kΩ. 1 kΩ ci aggiungo 10 ohm, 1 kΩ,10. L'ultima cifra la lasciamo correre, sicché diciamo anche come portate ohmmetriche è preciso. Devo dire la verità che sono rimasto un pochino stupito della precisione di questo apparecchio così piccolo e così, diciamo, portatile. Facciamo un paio di misure sui condensatori. Ho un paio di condensatori di precisione, vediamo se riesco a inquadrarlo. Non so se si legge, comunque ve lo dico io. Questo è 1240 picofarad con una tolleranza dell'1%. Se noi andiamo a misurarlo, 1253, sicché rientra, diciamo, nella tolleranza e anche magari nell'invecchiamento del condensatore. Quest'altro condensatore invece che andiamo a misurare è un condensatore da 149 nanofarad. Si vede male, però è quello. E anche qui 149,3, diciamo che va bene. Proviamo un paio di elettrolitici e poi, diciamo, anche questa misura è fatta. Comunque è preciso anche in questo campo. Misuriamo un condensatore elettrolitico. Questo non so se si vede, comunque ve lo dico io, questo è da 220 microfarad e possiamo andarlo a misurare. 222 microfarad. Se notate, qua praticamente ci rimane la capacità massima e minima che poi è andata a misurare. Sicché può fare comodo, se io ne prendo un altro sempre uguale, posso confrontarlo e vedere se questo è più alto o più basso di valore. Anche questo è 220, però quell'altro, se vedete, era 222 microfarad. Si vede qui, sicché abbiamo una comparazione magari di un paio di condensatori, se uno le vuol fare, da non doversi tenere sott'occhio. Ora misuriamo questo qui da 10.000, ci metterà un attimino di tempo. Vi ricordo, io l'ho già scaricati, ma vi ricordo che vanno scaricati sempre i condensatori prima di misurarli, perché se no facciamo dei danni allo strumento. Eccolo qua, sono 9.800 microfarad. Se poi lo lasciamo collegato un po', si assesterà al valore preciso. Comunque, di primo acchito 9.860 microfarad, sicché rientriamo praticamente nella tolleranza. Come vedete sta crescendo un attimino, piano piano. Se lo lasciamo magari 5 minuti collegato ci darà la capacità proprio effettiva.
impostato così è per testare diodi, così semplicemente come cicalino. Se io lo collego ovviamente mi segna 0, questi 0,12 ohm è la resistenza, diciamo, dei cavi. Se io voglio testare un diodo lo metto in questa maniera qui e da una parte segnerà e dall'altra no. Qui non segna, se giro il diodo ovviamente andrà a segnare, perché deve segnare solo da una parte, e mi dirà la caduta di tensione del diodo, che sono quasi 0,6 volt, che è normale per un diodo classico al silicio tipo questo, che è uno N4007. Se mettiamo quest'altro diodo, invece, siccome è un diodo veloce, ha meno caduta di tensione e mi segna 0,42 praticamente. E anche questo ci dà un'indicazione se il diodo magari è veloce o meno, nei limiti ovviamente. Andiamo a misurare anche la frequenza e poi dopo passiamo alle misure come oscilloscopio. Proviamo a usarlo come frequenzimetro. Ho attaccato un cavettino qui con 2 coccodrilli, stiamo misurando una frequenza di 15 Hz. Saliamo a una frequenza per dire di 1 kHz, questa è una frequenza di 1 kHz, saliamo a 1 MHz, saliamo, che ne so, a 10,2 MHz, sta funzionando bene, saliamo a 22 MHz per dire un numero, 22,52, no, 22,52 MHz, lo sta leggendo bene, saliamo fino a 30 MHz e anche lì, diciamo, lo legge bene. Il generatore mio di funzioni sopra i 30 MHz non va, ma questo apparecchio qui dovrebbe essere, dalle istruzioni mi sembra aver capito, dovrebbe essere minimo un 40 MHz, sicché diciamo anche come frequenzimetro va molto bene. La cosa veramente bellina è che se noi andiamo a misurare per esempio 10 Hz, il frequenzimetro comunque la misura, mentre altri frequenzimetri grossi hanno magari qualche difficoltà a leggere le frequenze così basse, e questo diciamo è una cosa che ci può fare comodo. Un'altra cosa che mi ero scordato di dirvi è che sempre dall'ultimo tasto, quello che si vedono gli hertz, premendolo ancora viene fuori la misura della temperatura. Ci danno la sonda per la temperatura, la messa dove si mettono le boccole del tester praticamente. Se io tocco la sonda, vedete la temperatura ovviamente aumenta, mi dà anche la temperatura in gradi Fahrenheit sopra, e se io la raffreddo, vediamo un po' quanto la posso raffreddare. Questo è spray congelante, aria diciamo compressa, ma c'è usando la capovolta, lo sapete, fa da spray congelante. Siamo a circa meno 12. Siamo andati, se è raffreddata abbastanza, a meno 35, infatti se vedete in cima ha fatto la brina, e comunque è anche molto veloce, come vedete risale abbastanza velocemente. Anche come termometro funziona. Direi di usarlo sia come generatore di segnale che come oscilloscopio. Attacchiamo il cavettino, un cavettino del generatore di segnali va qua, e in cima ci sono 2 coccodrilli, e la sonda per usarlo come oscilloscopio va qua. Allora, siccome questa sonda, se vedete qui c'è un buchino, ha la famosa attenuazione per 1 e per 10, prima di andare a usare la sonda va calibrata con l'oscilloscopio. La possiamo calibrare col generatore di segnali interno. Lasciamo a 1 kHz, scegliamo il tipo di forma d'onda
una forma d'onda quadra. Se torniamo nel menu e andiamo come oscilloscopio, se noi colleghiamo la sonda dell'oscilloscopio all'uscita del generatore e ora andiamo su oscilloscopio e premiamo auto, abbiamo questa forma d'onda quadra. Perché dicevo va regolata la sonda? Perché se io ora lo metto come attenuazione per 10, ripremo auto, come vedete la forma d'onda, l'avevo già spiegato in un altro video, non è più quadra. Allora che dobbiamo fare? Questo lo dobbiamo fare una volta, se poi non lo andiamo a ripasticciare basta farlo una volta. Allora a questo punto qui c'è la sonda, io vado nel buchino della sonda, ruoto il trimmer capacitivo che c'è fino a che, vedete, la forma d'onda varia, fino a che non ho un'onda quadra, diciamo discreta. A quel punto lì anche la sonda per 10 è tarata. Allora, lasciando collegata la nostra sonda, possiamo, andando nel menu, cambiare per esempio la forma d'onda dal generatore e con l'oscilloscopio ovviamente vediamo la forma d'onda che stiamo cambiando e che stiamo inviando al nostro apparecchio, ovviamente. C'è anche un'onda, diciamo, triangolare e qui c'è appunto l'onda triangolare. In basso mi dice praticamente sia i volt RMS e mi dà altre letture. Qui mi dà la frequenza e qui mi dà il volt picco picco e altre misure praticamente, sicché mi dà tutte le misure come qualsiasi oscilloscopio digitale. Il generatore di frequenza ovviamente rimane, una volta attivato, rimane attivo anche quando si usa la funzione oscilloscopio, perché se no ovviamente non avrebbe senso, e questo può andare bene se vogliamo provare un amplificatore, ne mettiamo una sinusoide a 1 kHz e poi andiamo a vedere diciamo con l'oscilloscopio se la sinusoide distorge e diciamo altre funzioni che vogliamo fare. Fa anche l'FFT praticamente, però non mi addentro in questo parametro qui perché va studiato, diciamo. Sappiate che fa anche l'FFT e casomai chi lo compra se lo studia, perché se no diventa un video troppo lungo scoprire le funzioni FFT di questo oscilloscopio piccolo. Se riesco cerco di inquadrare un pochino di più lo schermo, vediamo un po'. Allora, dal generatore ho messo una frequenza di 1 kHz che sono 4 volt picco picco. Infatti noi se andiamo qui, volt picco picco mi segna 4 volt e la frequenza mi dà appunto 1 kHz. Vediamo se salgo di frequenza. Qui sono a 10 MHz auto, mi segna appunto 10 MHz e il segnale che ora sto tirando fuori sono 2,5 volt circa e qui mi segna 2,33 perché si comincia, diciamo, ad andare probabilmente un attimino in su, e qui siamo, come vedete, al massimo, non possiamo allargare più di così e siamo a 10 MHz che è la frequenza massima che regge appunto questo oscilloscopio. Scendiamo per esempio a 5 MHz, vediamo di impostare una tensione. Ho impostato una tensione 2,5 volt come uscita del generatore. A 5 MHz infatti 2,54 volt, sì che diciamo funziona. Se io cambio la forma d'onda, torno indietro, rimettiamolo per esempio a 150 kHz
Cambiamo le forme d'onda, una forma d'onda quadra, una triangolare, una forma d'onda pulsante, e questo è praticamente il segnale chiamato noise che esce dal generatore. Torniamo all'onda sinusoidale e insomma il nostro oscilloscopio legge bene e funziona bene fino a 10 MHz, sicché in bassa frequenza o per chi usa eventualmente che lavora con i segnali digitali non troppo alti, va bene, uno se lo porta dietro, è piccolino e diciamo che secondo me ha passato diciamo l'esame. Il video è finito, abbiamo provato insieme questo piccolo strumento, piccolo ma non nelle prestazioni, perché come abbiamo visto è parecchio preciso e diciamo è un apparecchio che va molto bene per le dimensioni che ha e per l'uso che ne deve fare. Ovviamente non facciamo il confronto come le macchine, non facciamo il confronto di una macchina che costa X a una macchina costosissima, oppure una macchina piccola con una macchina molto grossa, perché sia la macchina piccola che la macchina grossa avranno i suoi vantaggi per l'uso che ne devono fare. Ovviamente che l'apparecchio abbiamo visto che funziona bene, è preciso. La cosa buffa è che mi meraviglia sempre di più la tecnologia moderna, la precisione che si riesce a ottenere di apparecchi piccoli così, che uno le tiene in tasca, cosa che una volta diciamo era impensabile. Oltretutto tutte le funzioni che fa, uno ha un laboratorio in tasca quasi. Spero che vi sia piaciuto questo video. Come ripeto, ogni tanto provo gli apparecchi per voi. La ditta che l'ha mandato fa anche uno sconto a chi lo vuole acquistare, diciamo metto il link come al solito in descrizione, dovreste trovarlo scontato. A chi è piaciuto il video, ovviamente se si iscrive al canale, a me non fa altro che piacere. Perciò ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.